Salve a tutte e a tutti. Oggi prepariamo la baklava, un dolce turco che si trova facilmente anche in Grecia, con una base di pasta fillo e un ripieno buonissimo di frutta secca, che tradizionalmente viene ricoperto con tanto miele, che noi sostituiamo con un ingrediente speciale, fantastico, che io mangerei a cucchiaiate e che vedrete nel video. Quindi vi lascio alla visione e fateci sapere cosa ne pensate e lasciateci un like. Per fare la baklava io ho usato noci, fichi secchi, scorza di arancia, un po' di zenzero, cannella, un po' di granella di mandorle o di nocciole e un bel po' di concentrato di dattero. Poi ci servirà la pasta fillo che si trova facilmente al supermercato e un po' d'olio di mais. Le dosi sono tutte scritte ben precise in descrizione. Per prima cosa aggiungiamo in un mixer le noci e i fichi secchi. Aggiungiamo un po' di cannella e grattugiamo della scorza di arancia, meglio se biologica. Volendo grattugiamoci anche un po' di zenzero che ci sta benissimo. Frulliamo fin quando non otterremo una pasta di questo genere, abbastanza omogenea, che dovremo assaggiare. Al che io ho aggiunto un altro po' di cannella e un altro po' di scorza di arancia grattugiata. Poi 2 cucchiai di granella di nocciole o di mandorle. Se non avete la granella basterà aggiungere prima, al momento di frullare, le mandorle o le nocciole intere. A questo punto ungiamo una teglia con l'olio di mais e tagliamo a metà i fogli di pasta fillo della dimensione della teglia. Adagiamo il primo foglio sulla teglia, cercando delicatamente di farlo aderire su tutta la superficie e dopodiché con il pennello ungiamo tutta la superficie. Adagiamo il secondo foglio di pasta fillo in maniera tale che tra uno strato e l'altro l'olio farà sì che in cottura si sfoglieranno e diventeranno croccantissime. Alla base aggiungiamo un ultimo strato, sempre prima ungendo la parte sotto, facendo una leggera pressione con le dita in maniera tale da farlo aderire anche negli angoli. Come al solito ungiamo l'ultimo strato di pasta fillo, ovviamente senza esagerare con l'olio, e poi ripieghiamo verso l'interno quelle parti di foglio che avanzano. Anche qui ungiamo leggermente e poi ripieghiamo sopra gli altri strati di fogli avanzati. Ora ricopriamo con abbondanti cucchiai della pasta di frutta secca, ricoprendo tutta la superficie. Poggiamo sopra un'altra prima metà di foglio di pasta fillo, che come sempre ungiamo leggermente con il pennello e con l'olio, e poi mettiamo sopra l'altro foglio, facendoli ben aderire anche negli angoli delicatamente. Poi ungiamo di nuovo, come sempre, e mettiamo un altro po' di pasta di frutta secca, ricoprendo bene tutto. Compattiamo leggermente negli angoli in maniera tale che una volta cotta e tagliata non si sgretoli. Adesso mettiamo un altro strato con il foglio e poi ungiamo. Aggiungiamo l'ultimo foglio, quindi ci saranno 3 strati, ungiamo leggermente e poi ripieghiamo in dentro i bordi delicatamente in maniera che non fuoriescano dalla teglia, uno sopra l'altro, ungendo sempre dove li andiamo a ripiegare. Ripieghiamo i bordi sempre senza tirarli troppo in dentro, quindi devono comunque coprire lo strato inferiore di pasta di frutta secca. Se verrà una cosa abbastanza disordinata non importa, perché metteremo sopra un altro foglio ripiegato in 2, sempre ungendolo, che farà da copertura a tutto.
Adesso tagliamo tutto a cubetti con pazienza, con un coltello dalla punta affilata, in maniera tale da arrivare fino in fondo, perché dopo sarà impossibile, data la croccantezza, da tagliare. Io sistemo un pochino i bordi e mi raccomando, quando tagliate col coltello, assicuratevi di arrivare fino in fondo, quindi fino a tagliare l'ultimo strato, lo strato più basso. Potete anche ripassare col coltello più volte avanti e indietro per assicurarvene. E dopo aver tagliato bene, la portiamo in forno per 10-15 minuti a 170 gradi, controllando sempre. Eccola una volta pronta, deve essere bella dorata. Secondo la ricetta si dovrebbe usare il miele, ma noi lo sostituiamo con questo buonissimo concentrato di dattero, spargendolo sopra in abbondanza. Poi spargiamo sopra un po' di granella di mandorle e ora che è intiepidito ne prendiamo un pezzo alla volta un po' e lo trasferiamo su un bel vassoio. E poi non vediamo l'ora di assaggiarlo, perché è davvero buonissimo.